Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di disequazioni intere in cui compaiono disequazioni sia di primo che di secondo grado. Qualora aveste bisogno di un breve ripasso sulla procedura risolutiva dei sistemi di disequazioni di primo grado, vi rimando al video numero 4 della playlist Algebra 1, che potete facilmente trovare cliccando sul link qui sotto nella descrizione di questo video. Iniziamo subito con un primo esempio. Vi ricordo che un sistema di disequazioni è un insieme di due o più disequazioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente. Nel nostro esercizio dobbiamo risolvere un sistema formato da due disequazioni. Le disequazioni vanno risolte in modo indipendente, cioè come se dovessimo risolvere due esercizi separati. Indichiamo dunque con il numero 1 la prima disequazione e con il numero 2 la seconda. Trascriviamo ora i testi delle due disequazioni qui in basso e risolviamole separatamente iniziando dalla prima. Calcoliamo il suo discriminante, che risulta uguale a più 9, cioè è positivo. Sappiamo dunque che la parabola rappresentativa intersecherà l'asse delle ascisse in due punti separati. Risolviamo ora l'equazione e determiniamo le ascisse di tali punti. Dopo aver applicato la formula risolutiva ed aver svolto i calcoli, otteniamo x uguale a 1 e x uguale a 4, valori che riportiamo sul nostro grafico stilizzato, ordinandoli come sempre dal più piccolo al più grande. Osserviamo ora il verso della disequazione, è maggiore. L'insieme soluzione è dunque dato dai due intervalli esterni all'intervallo delle radici, poiché in tali intervalli la parabola si trova al di sopra dell'asse delle ascisse. Scriviamo ora il risultato, che è dato dall'unione dei due intervalli x minore di 1 e x maggiore di 4, estremi esclusi. Risolviamo ora anche la seconda disequazione. Dopo aver calcolato il discriminante, che risulta anche in questo caso positivo, disegniamo di nuovo una parabola che tocca l'asse delle ascisse in due punti separati, le cui coordinate sono le soluzioni dell'equazione associata, e cioè meno 1 e più 7, valori che riportiamo subito sul nostro grafico stilizzato. Osserviamo ora il verso della disequazione, è minore o uguale. L'intervallo soluzione è dunque quello interno alle due radici trovate, e cioè x compreso tra meno 1 e 7 estremi inclusi, poiché nella disequazione iniziale è presente l'uguale. Torniamo ora al nostro sistema iniziale e sostituiamo ogni equazione con il suo risultato, cioè al posto della prima disequazione inseriamo x minore di 1 unito a x maggiore di 4 e al posto della seconda disequazione inseriamo x compreso tra meno 1 e 7 estremi inclusi. Rappresentiamo ora graficamente i risultati trovati. Disegniamo una retta orientata e riportiamo su di essa i quattro valori trovati, disposti in ordine crescente e tutti alla stessa distanza l'uno dall'altro. Da ogni valore tracciamo poi una retta verticale verso il basso. Siamo ora pronti a rappresentare le due soluzioni trovate. Per quanto riguarda la prima soluzione, vediamo che si tratta dell'unione di due intervalli. Il simbolo di unione ci indica che i due intervalli andranno rappresentati sulla stessa retta orizzontale e dunque rappresentiamo x minore di 1 con un pallino vuoto sul valore 1, poiché non è presente l'uguale, e con una linea continua verso sinistra. E sulla stessa linea, cioè alla stessa altezza, poniamo un pallino vuoto in corrispondenza del più 4 con una linea continua verso destra, poiché in questo caso i valori che a noi vanno bene sono quelli maggiori di 4. Per rappresentare la seconda soluzione, x compreso tra meno 1 e più 7 estremi inclusi, inseriamo due pallini pieni, uno in corrispondenza del meno 1 e uno in corrispondenza del più 7, ed in questo caso i valori che a noi vanno bene sono quelli compresi tra meno 1 e 7, cioè quelli che si trovano nel segmento interno ai due pallini disegnati. Osservando che le disequazioni presenti nel nostro sistema sono due, possiamo affermare che l'insieme soluzione del nostro sistema di disequazioni è dato dall'unione dei due intervalli in cui sono presenti due linee sovrapposte verticalmente, e cioè questo e questo.
poiché negli altri tre intervalli, come possiamo notare, è presente solamente una linea orizzontale. Una volta individuata la soluzione, non ci resta che trascriverla. Otteniamo così x compreso tra meno 1 e 1 unito x compreso tra 4 e 7. Come ultimo passaggio dobbiamo controllare i pallini. Ci accorgiamo così che a meno 1 va messo un uguale, poiché il pallino corrispondente è pieno, e va messo un uguale anche a più 7, per lo stesso motivo. Siamo così giunti alla soluzione finale. Riassumiamo ora brevemente i passaggi della procedura risolutiva. Abbiamo visto che per risolvere un sistema di disequazioni, innanzitutto si trascrive sotto il sistema e si risolve ogni singola disequazione. Una volta ottenuti i risultati, si sostituisce ogni disequazione presente nel sistema con il suo risultato e si rappresentano i risultati ottenuti sulla retta orientata adottando opportune convenzioni per quanto riguarda i pallini. Una volta terminata la rappresentazione grafica, si contano le disequazioni del sistema e si individua l'insieme soluzione, ricordando che il numero delle linee presenti nella soluzione deve essere uguale al numero delle disequazioni del sistema. Si scrive dunque l'insieme soluzione e come passaggio finale si controllano i pallini, mettendo l'uguale in corrispondenza dei valori in cui è presente un pallino pieno. Analizziamo ora la rappresentazione grafica di alcuni casi particolari. Risolvendo le disequazioni di secondo grado, ci siamo accorti che ci si possono presentare varie tipologie di risultato. Nel caso di discriminante positivo, l'insieme soluzione può essere dato dall'unione degli intervalli esterni alle radici, dall'intervallo compreso fra le due radici, mentre nel caso di discriminante minore oppure uguale a 0, la disequazione può essere sempre verificata, cioè verificata per ogni x appartenente a R, verificata per ogni x tranne un valore, verificata per un solo valore della x, oppure impossibile, cioè verificata per nessun valore della x. Vediamo ora come rappresentare queste tipologie di soluzione sulla retta orientata. Quando la soluzione è data dai valori esterni all'intervallo delle radici, estremi compresi, cioè quando è presente l'uguale, si disegnano due pallini pieni in corrispondenza delle radici e si tracciano due linee verso l'esterno delle due radici. E la stessa cosa si fa quando non è presente l'uguale, bisogna solo ricordare di mettere due pallini vuoti. Quando la soluzione è costituita dall'intervallo interno alle due radici, estremi compresi, bisogna apporre due pallini pieni in corrispondenza delle radici e tracciare un segmento fra i due pallini. E la stessa cosa si fa quando nella soluzione non è presente l'uguale, bisogna solamente ricordarsi di apporre due pallini vuoti. Analizziamo ora i casi un po' più strani. Quando la soluzione è ogni x appartenente a R, cioè ogni numero reale, non bisogna indicare alcun valore sulla retta orientata, ma semplicemente tracciare una linea continua orizzontale, poiché come si può notare nella soluzione non è presente alcun numero. Quando la soluzione è ogni valore della x ad eccezione di un solo valore, nel nostro esempio l'1, è sufficiente indicare l'1 sulla retta orientata e tracciare una linea continua orizzontale con un pallino vuoto in corrispondenza dell'1, poiché tutti i valori della x vanno bene, ad eccezione dell'1. Il caso successivo è quello in cui la soluzione è un unico valore della x, nel nostro esempio x uguale a 1. In questa situazione bisogna indicare l'1 sulla retta orientata e apporre un pallino pieno in corrispondenza appunto del valore 1, poiché 1 è l'unica soluzione e nessun altro valore della x va bene. Infine, in caso di disequazione impossibile, cioè quando il risultato è non esiste x appartenente a R, non si deve scrivere alcun valore sulla retta orientata, poiché nel risultato non è presente alcun valore della x, e siccome nessun valore della x va bene, non si deve tracciare nulla nel grafico. Nel caso di sistemi di disequazioni, mancando una linea nel grafico, quando una disequazione è impossibile, tutto il sistema è impossibile, e quindi è anche superfluo risolvere le altre disequazioni del sistema.
Quando vedremo le disequazioni con prodotti e le disequazioni fratte, i grafici sulla retta orientata saranno identici a questi, solo che dove ora non è presente la linea, metteremo delle linee tratteggiate, ma questo è un altro discorso e lo affronteremo in un tutorial successivo. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial risolveremo alcuni sistemi di disequazioni affrontando anche i casi particolari. Vi aspetto! Ciao!